Dopo il video sulle 10 cose da non fare in Italia, oggi ti propongo 7 cose che dovrai assolutamente fare durante il tuo prossimo viaggio qui. Non ti parlerò di luoghi da visitare, altrimenti la lista sarebbe infinita e il video lunghissimo, ma ti proporrò 7 esperienze puramente italiane per vivere veramente la nostra cultura. Ciao, se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale pubblico video sulla lingua e la cultura italiane, quindi se stai studiando l'italiano, iscriviti a questo canale per non perdere neanche un video che pubblico. Ma cominciamo subito con la prima esperienza, un'esperienza che sicuramente hai fatto perché è un'esperienza classica. La colazione in un bar italiano. Io adoro fare colazione al bar e gustarmi un buon cornetto alla crema o alla crema di pistacchio e un buon cappuccino. Non lo faccio spesso per questioni di dieta, ma è un'esperienza veramente italiana. Puoi consumare la colazione in piedi, al bancone o come faccio io, seduto o seduta comodamente a un tavolino osservando le persone che passano. Personalmente io non amo fare colazione al bancone perché non mi piace masticare di fronte a una persona che lavora, ma se ho poco tempo e voglio bere un caffè veloce, posso stare in piedi al bancone. Molto spesso mi metto nei panni di un turista straniero che fa colazione in un bar in una piazza italiana, osservando le persone che passano, le fontane, i monumenti. Deve essere un'esperienza bellissima agli occhi di uno straniero, eh? Ma questa è un'esperienza classica che sicuramente hai vissuto. Passiamo alla seconda. La sagra di paese. Le sagre sono delle feste tradizionali che hanno luogo nei piccoli paesi fuori dalle città e generalmente sono feste volte a celebrare una ricetta gastronomica del luogo. Esistono sagre per ogni gusto, dedicate a qualsiasi piatto: la sagra del risotto, la sagra della zucca, la sagra della patata, dei cappellacci con la zucca, la sagra del tortellino, la sagra della salamina, la sagra della pizza, qualsiasi cosa. Sono esperienze veramente tradizionali, veramente italiane, perché puoi vivere veramente l'atmosfera e la tradizione di quel posto specifico. Si tratta di feste con un'atmosfera decisamente informale, ma molto accogliente, e si tratta di eventi spesso organizzati e gestiti dalle persone del posto. Sono gli abitanti del paese che molto spesso, come volontari, cucinano queste prelibatezze e le servono ai clienti. È normale vedere anche dei ragazzini molto giovani che, come volontari, servono ai tavoli. E così potrai conoscere le specialità culinarie di quel paesino. Ce ne sono veramente per tutti i gusti. Si tratta di un'esperienza veramente meravigliosa e insieme al cibo puoi goderti anche della musica molto spesso, perché ci sono concerti o balli o magari giochi per la raccolta fondi per una particolare causa. È veramente un'esperienza bella per vivere con le persone del posto. Consigliato, le sagre di paese. La prossima volta che vai in Italia, controlla se nei paraggi della città che stai visitando c'è qualche sagra. Terza esperienza da fare assolutamente: perdersi tra le viuzze di un borgo storico. Ormai lo sai, l'Italia è ricca di piccoli borghi storici ed è bellissimo camminare e perdersi tra le loro vie. Per esempio, puoi perderti tra le viuzze di Grazzano Visconti, questo borgo meraviglioso dall'aspetto medievale che si trova vicino a Piacenza, nel nord Italia. Oppure Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, questo borgo medievale meraviglioso che ha fatto da cornice alla tragica storia di Paolo e Francesca. Oppure Borghetto sul Mincio, un borgo che vive in simbiosi col fiume Mincio, sul quale si trova.
C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Il mio consiglio è veramente quello di lasciare le grandi città per visitare questi borghi bellissimi, eh. Ce ne sono tantissimi. E a proposito di cose da fare o non fare in Italia, ti ricordo che se non lo hai ancora fatto puoi ricevere gratuitamente una lezione di comprensione e di lessico che ho preparato proprio per te. Una lezione che include un articolo su un incidente successo a un turista agli Uffizi. Riguarda un turista che ha fatto qualcosa che non doveva fare. Potrai leggere o ascoltare questo articolo che tratta un fatto realmente accaduto e poi potrai fare anche gli esercizi di comprensione e di lessico. È una lezione molto interessante. Clicca sul link che trovi nella descrizione qui sotto per ricevere tutto gratuitamente direttamente nella tua casella di posta. Sarà sufficiente inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e aspettare qualche minuto. Passiamo adesso alla quarta esperienza veramente italiana, la cena in vigna. Quanto è bello cenare tra le viti, in una vigna, magari con le lampadine accese che creano un'atmosfera ancora più accogliente e romantica, e magari con un'orchestra o un musicista che accompagna la tua cena, al tramonto o sotto le stelle. Questa è un'esperienza che ho fatto con Giulia e me la ricorderò, ce la ricorderemo veramente per sempre. Eravamo sui colli bolognesi. Faceva freddo, faceva molto freddo a una certa ora, ma il ristorante ci ha fornito delle coperte per coprirci e c'era un musicista che accompagnava la nostra cena con della musica straordinaria. Era veramente bello, quindi cenare in questa vigna con la vista dei colli bolognesi. È un'esperienza da fare a tutti i costi, te la consiglio, Parlando di cibo, un'altra esperienza assolutamente italiana è la cena in una trattoria tradizionale. Fuori però dalle zone più turistiche, perché la qualità del cibo potrebbe cambiare veramente molto. Una vera trattoria, magari di quelle con le tovaglie a quadri. La trattoria è un locale dove offrono del cibo della tradizione locale, spesso anche in quantità più abbondanti rispetto a un altro ristorante, e ha un'atmosfera sicuramente più informale ma molto molto accogliente. La trattoria è un'esperienza da fare. Magari in una bella trattoria, in una viuzza di Trastevere, a Roma. Questa è un'esperienza che faccio sempre quando vado a Roma, assolutamente. Sesta esperienza, un buon gelato passeggiando per le vie di una città. Magari chiacchierando con degli amici e osservando quello che ti circonda. Nel video precedente ho detto che una delle cose che gli italiani generalmente non fanno è mangiare in movimento, ma il gelato fa eccezione. Noi adoriamo gustarci un gelato mentre passeggiamo e chiacchieriamo, soprattutto nelle giornate calde estive. A Ferrara abbiamo delle gelaterie straordinarie, quindi se ti trovi o ti troverai a Ferrara in futuro, scrivimi perché ho degli ottimi consigli da darti. L'ultima esperienza puramente italiana, proprio da film, da dolce vita, è un giro in Vespa in una città italiana. Il mio sogno sarebbe girare per Roma in Vespa. È una cosa che non ho ancora fatto, ma lo farò presto, Cosa c'è di più italiano se non una Vespa? E quindi immagina di girare di fronte ai monumenti più belli di Roma, il Colosseo, l'Altare della Patria, i Fori romani, su una Vespa. Ecco, questa è una cosa che non puoi fare a Venezia, per esempio, ma a Venezia è un caso a parte, no? Bene, che cosa ne dici di queste 7 esperienze tutte italiane che ti ho consigliato oggi? Fammi sapere nella sezione dei commenti quali di queste esperienze hai già vissuto e quali vorresti provare durante il tuo prossimo viaggio in Italia.
Ti ricordo che ho preparato una lezione di comprensione e di lessico per te che tratta proprio cose da fare o meglio non fare in Italia. Puoi ricevere tutto gratuitamente attraverso il link che trovi nella descrizione, perché la lezione è ricca di esercizi interattivi, di comprensione e di lessico e ti permetterà quindi di imparare parole nuove in italiano. Per il momento è tutto, ti saluto e ti ringrazio tanto per la tua compagnia. Al prossimo video. Ciao ciao!